Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo da Ricci Group a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, per la presentazione della nuova Hyundai Inster. Andiamo a vederla dentro, come è fatta e quali sono i suoi punti di forza. Qui abbiamo due Inster, come vedete, in varie colorazioni. Allora, questa è una City SUV. Che cosa significa? Che è un'auto che siamo nella categoria A, quindi siamo su un'auto piccola, ma veramente molto spaziosa. E adesso andremo a vedere come è fatta. È un'auto elettrica, la fanno solo elettrica, con due batterie, quindi ci saranno le batterie da 42 kWh e da 49 kWh. Esternamente è fatta così l'Inster. Allora, bella perché c'è questo richiamo sempre di pixel che vedete qui, e qui sono gli indicatori di direzione, un faro circolare di posizione sempre a LED e qua vedete che ci sono i fari anabbaglianti ed eccoli qua, alogeni in questo caso. Qui abbiamo appunto, volevo farvi vedere anche la versione, quella full optional, e i fari in questo caso sono a LED, quindi abbiamo dei fari anabbaglianti e abbaglianti, sempre tutto a LED, sempre con i nostri pixel che vengono richiamati qui frontalmente. Quindi questa qua è la versione quella più accessoriata con i fari appunto a LED, full LED. Per il gancio di traino vedete che è sempre tutto pixelato, qualsiasi cosa è sempre pixelata per richiamare questo. Qui come vedete una cosa che non è scontata sono queste alette qui che quando ha bisogno di raffreddare il motore le apre per far entrare più aria, ma quando invece non serve chiudono le feritoie qua per non far passare l'aria. E anche questo è un elemento di sicuro non da categoria A, ma questo lo ritroviamo su auto di livello molto più alto. Qui abbiamo la nostra ricarica, che vedete qua, si arriva a 11 kW in corrente alternata e fino a 100 kWh in corrente continua, eccoci qua, tutto illuminato, quindi anche di sera se andiamo a caricare vedete qua c'è una luce che illumina appunto la nostra presa. Adesso vado a chiuderla e chiudo qua. Tutto sempre pixelato. Ha un bel frontale bello massiccio e anche questa colorazione qua che a dir dovrebbero essere quella più venduta, vedete con il tetto in contrasto nero. Le barre qui sopra porta tutto, questa già esce così con i cerchi da 17 pollici, l'antennina Shark che vedete qua sopra, molto carina. La maniglia per aprire qui non è lucida ma è opaca, bene, perché se fosse tutto lucido poi si vedono tutti i segni di quando andiamo a prendere la maniglia. Vetri oscurati, i cerchi che vedete qui da 17 pollici, ruote sono 205/45 R17, molto bassa la spalla, in modo da avere anche più tenuta di strada. Anche qui è rifinito tutto i parafanghi, non è rifinita affatto male. Questi non sono neri lucidi come vediamo su altre versioni della Hyundai, ma sono opachi appunto per non vedere graffi eccetera. Adesso andiamo a vedere un attimo il posteriore, anche questo qui tutto pixelato, guardate anche la luce del terzo stop, tutto a pixel. Qui dietro abbiamo i fari posteriori, anche questi sempre pixelati, la scritta Inster, il logo Hyundai qui disegnato e poi abbiamo i fari sempre posteriori che richiamano quelli anteriori, sempre circolari, li vediamo qua, e poi qui sotto abbiamo i fari per quanto riguarda la retromarcia per vedere sempre pixelati. E poi questo estrattore qua che richiama tantissimo gli sub. Qui abbiamo la telecamera per la retromarcia, nascosta bene qua che non si vede neanche ed è difficile anche da sporcare a differenza di certe auto che magari la mettono bassa ma si sporca facilmente. La mano che così vi faccio vedere quanto grande è quest'auto. È una lunghezza di 3,80 m circa e il suo punto di forza è proprio la modularità e la praticità degli interni. Guardate, qui c'è una tavola da surf, ok, per una persona di 1,80 m e guardate quanto lungo è. Adesso voglio farvi vedere tutti i sedili abbattuti, misuriamo lo spazio utile e siamo a 2,30 cm di profondità. Cioè, ha uno spazio incredibile. Parliamo sempre di un'auto di categoria A,
quindi come potete dire una Twingo, una Panda, una Pandina, non una Panda da adesso, su quella categoria là, e guardate spazio che c'è all'interno. Questa è l'auto, poi abbiamo comunque una rifinitura, abbiamo tutte le gomme per appoggiare i nostri prodotti, che può essere anche se sono bagnati, abbiamo questa gomma qua di protezione. E in più sotto, adesso vi faccio vedere qui sotto, c'è la gomma, vedete, di protezione, e poi c'è un sottofondo dove potete mettere il cavo di ricarica e guardate quanto spazio c'è. Adesso misuriamo un attimo la profondità. L'altezza è di ben 17 cm, come vedete. Abbiamo una profondità, una larghezza, scusate, del bagagliaio sotto di 90 cm ed una profondità del bagagliaio di 55 cm, con i sedili impostati nella loro misura, perché questi sedili qua sono scorrevoli. Eccola qua, per aprirla nella parte posteriore si prende la maniglia qui, vetri oscurati, comunque non si vedono gli interni. Guardate quanto si apre la porta. Per me questo qui è più un monovolume che un sub, perché anche l'apertura, guardate la porta quanto grande è. Adesso il sedile è impostato sulla mia altezza davanti, misuro qui lo spazio che c'è, sono 30 cm di spazio per le gambe, e adesso salgo e vi faccio vedere quanto ce n'è di spazio. Eccoci qua. Io sono alto 1,80 m, guardate quanto spazio c'è. Ancora, siamo sempre su un'auto della categoria A, quindi un'auto che dovrebbe essere piccola, ma in questo caso qua gli spazi sono proprio sfruttati al massimo. Io adesso, guardate questo, vado avanti e lo spazio che c'è adesso da 30 cm è diventato 19, quindi abbiamo 11 cm di avanzamento del sedile. Abbiamo il bagagliaio più grande e io che sono alto 1,80 m con il sedile davanti impostato sulla mia altezza ho ancora spazio. Vado indietro e posso stare tranquillamente steso, perché questi sedili qua sono regolabili anche in altezza, oltre ad essere abbattuti tutti quanti, tutti e quattro possono essere abbattuti, quindi possiamo mettere praticamente un materasso per dormirci dentro. Ma guardate quanto spazio ho. E questo, adesso vi faccio vedere, guardate il sedile messo giù, che piatto che è, hanno sfruttato veramente lo spazio al massimo. Eccoci qui a bordo del Nister e adesso vi farò vedere alcuni particolari. Innanzitutto voglio farvi vedere lo spazio che c'è. Io sono 1,80 m, guardate il spazio che c'è. Per quello che dico, questa non è una City SUV, questa è un City monovolume, un multispazio, perché ha degli spazi incredibili, come li hanno sfruttati e come sono riusciti ad avere così tanto spazio. Comunque adesso andiamo a vedere passo a passo come è fatta. Bene, allora, innanzitutto come vedete abbiamo le maniglie anche nella parte per quanto riguarda tutti gli occupanti. Guardate qua, una addirittura ammortizzata, 2, 3, e guardate qua sopra una plafoniera. Neanche su SUV di categoria C non ci sono le plafoniere, qua c'è anche dietro ed è anche a LED, quindi brava Hyundai, hai fatto veramente un bel lavoro. Adesso vi faccio vedere un attimo il quadro strumenti e vi faccio vedere altri particolari che meritano veramente. Eccoci qua. Allora, questa è la postazione di guida. Per accendere l'auto si preme logicamente il freno e si accende. Essendo un'auto elettrica non si sente nessun rumore, adesso l'auto è accesa e pronta per la guida. Questa è la modalità che vedete, abbiamo il contachilometri con le lancette e qui abbiamo il sistema di carica. Se stiamo caricando, perché quando sapete con l'elettrica si decelera, lei sta caricando la batteria. La si può regolare da queste pedal qua sotto, che quindi posso aumentare o diminuire la frenata rigenerativa. Logico che se sto andando in discesa in montagna la metto al massimo in modo che lei mi frena e allo stesso tempo mi carica la batteria. Guardate come è rifinita il volante, tutto bello lucido con tutti i suoi comandi. Qui abbiamo delle luci che mi mettono quando io vado a cambiare modalità di guida, drive mode, vedete? Adesso è in sport, è diventato tutto rosso ed è cambiata anche come si vede, e qui cambiano anche le luci. Poi metto in modalità snow, quindi per la neve, eco, quindi economica, va a fare un taglio sulla potenza, e poi normal.
Qui poi abbiamo i comandi per quanto riguarda il cruise control. Qui abbiamo, sentite che bello? Sono fatti veramente molto molto bene questi tasti e rifiniti bene. Qui invece abbiamo tutto quello che riguarda l'autoradio. Il drive mode è qui sotto, il cambio ce l'abbiamo qua, quindi come abbiamo già visto negli altri prodotti della Hyundai. Poi qui abbiamo map, nav e tutto quello che va dietro, perché questi comandi qua ce li abbiamo sia qua che, adesso faccio vedere, guardate che bel display da 10 pollici, e guardate anche che queste tasche qua sono comunque tutte illuminate. Abbiamo una presa USB-A, USB-C e qui abbiamo una presa 12 volt fino a un massimo di 180 watt, e anche questa è una bella cosa. Qui poi abbiamo l'auto hold, la telecamera posteriore, quindi guardate come si vede molto bene, e possiamo anche configurarla e vederla in altro modo, in modo da vedere più vicino, o col grandangolare, ed eccoci qua, così si vede. Qui abbiamo la climatizzazione automatica, off. Poi abbiamo i sedili che sono riscaldabili, quindi abbiamo due posizioni di riscaldamento, 1 e 2, e 1 e 2 per il lato passeggero. La ventola, abbiamo ancora comunque tanti tasti fisici per alzare e abbassare il volume, per cambiare le stazioni. Qui abbiamo la radio, poi abbiamo i media e setup. Comunque dopo vi faccio vedere anche un attimo il display. Poi qua abbiamo il rilevamento per la stanchezza della persona. Qui tutto quello che riguarda i comandi degli indicatori di direzione. Scusate, è partito la radio, si sente molto bene. Poi qui in parte abbiamo il nostro freno a mano, abbiamo il riscaldamento del volante, perché anche il volante è riscaldato, e la regolazione dei fari che è manuale, però si sente benissimo come va. Per quanto riguarda le porte, qui abbiamo delle plastiche belle croccantine, ma comunque ben rifinite, ben assemblate. Anche qua tutte plastiche molto rigide, ma ben assemblate. Qui abbiamo il nostro display da 10 pollici che vi dicevo, e abbiamo un menu che se ve lo racconto tutto dobbiamo stare qui una giornata, però giusto per farvi vedere la grafica, per farvi vedere veicolo, possiamo anche cambiare, faccio vedere il quadro, tema del quadro, questo lo volevo farvi vedere perché cubo, e guardate come è cambiata la grafica. Carina anche questa grafica qua futuristica, e il cubo secondo me sta anche a dire come è fatta l'auto, perché è un cubo con tanto spazio. Non ho mai visto un'auto così piccola ma con tanto spazio così. Adesso li metto in base alla modalità di guida, e gli interni sono molto molto belli, secondo me di categoria superiore per l'auto, e anche le rifiniture qua sopra, la lucetta per quanto riguarda quando apro il mio specchio per guardarmi è rifinita bene. Di sicuro non siamo in velluto, però è un bel, qui abbiamo la luce, una bella plafoniera, anche qui sempre lucetta, anche qui per guardarmi allo specchio, non manca assolutissimamente niente. Poi qua sotto, guardate qua, abbiamo uno spazio per mettere il mio cellulare e con ricarica wireless. In più abbiamo anche le chiavi che posso scaricarmi giù sul mio Apple Watch, sull'iPhone, su alcuni prodotti, che mi avvicino all'auto e lei si apre automaticamente. Quindi abbiamo in smart key al massimo del livello. Bella questa luce qua sotto, qua ben illuminata. Provo a far stare, vediamo uno smartphone di oggi, se ci sta, sì, tranquillamente. Quindi qua posso mettere uno smartphone, qua ne posso mettere un altro ancora, e guardate, è partita la ricarica wireless, vedete? Perché la ricarica a induzione, anche questo qua, fatto bene. E poi qui, adesso il sedile è messo giù per far vedere la tavola da surf, scusate, la tavola da snowboard, in modo che per vedere quanto spaziosa è. E qui in centro abbiamo dei portaoggetti con il bracciolo che possiamo mettere indietro. Qua ci sono le chiavi in questo momento, eccoci qua, e qua posso mettermi, se avete un altro smartphone, dovrebbe starci, proviamo, facciamo una prova pratica, sì, ci sta, eccoci qua, abbiamo messo che porta anche il cellulare, 2 bottiglie dell'acqua e tutto quello che serve. Visto da dentro è così. Guardate anche dietro, come vi ho fatto vedere prima,
spazio che c'è. Cioè non assomiglia di sicuro un'auto di categoria A, ma molto di più. Bene, io adesso chiedo se si può provare, magari andiamo a fare una prova su strada e ci facciamo spiegare un attimo come va. Bene, partiamo per un test drive, quindi accendiamo l'auto, per quanto possiamo accendere un'elettrica, giriamo e mettiamo in drive, si lascia e lei parte. Adesso, eccoci qua, silenzio assoluto, quindi anche, adesso qui aspettiamo un attimo, parte, si sono chiuse le porte, una buona accelerazione, comunque per quello che ci può servire, eccoci. Adesso iniziano tutti i beep di sistema in ADAS e questo purtroppo è obbligatorio. Abbiamo un bel display, ha anche una bella presenza su strada, va molto bene, siamo già a 50 all'ora. Quando io decelero, lui mi ricarica la batteria in automatico ed è una regolazione. Adesso qui ci mettiamo sulla strada, beh sì, va molto bene, è un bel viaggiare. L'elettrico, comunque chi lo prova, signori, tanto di cappello. Qui abbiamo le palette appunto per regolare la frenata rigenerativa, perché io quando lascio il pedale, se aumento la frenata rigenerativa, lei mi ricarica di più, ma mi frena anche di più, ok? Quindi siamo quasi al livello di un one pedal, che in Hyundai viene chiamato e-pedal, perché è intelligente da quel punto di vista là, e il viaggiare è un bel viaggiare. Guardate la grafica possiamo cambiarlo al drive mode, come vi ho fatto vedere prima. Adesso qua siamo in sport, poi abbiamo snow, che è neve, eco, vedete che cambia tutta la grafica, normal, sport. In sport, sì, in sport accelera molto bene, diventa tutta un'altra auto. Qui abbiamo la nostra plancia con il nostro, mettiamo map, questa qua è la mappa, come si vede, vediamo la batteria, l'autonomia 275 km, logico che questo andrà a aumentare in base a uno come la utilizza, è logico se faccio tutta autostrada è una cosa, ma se faccio strada normale, come nasce per fare questa Inster, l'autonomia cambierà di sicuro. Vediamo se si può vedere anche magari setup, e qui vediamo il veicolo, se ci fanno vedere i flussi magari. Qua è tutta la sicurezza, quadro, clima, luci, guardate quante personalizzazioni abbiamo, porta, comfort, è veramente super accessoriata e super, non gli manca niente. Adesso io sto arrivando alla rotonda, lei mi frena e nel frattempo mi ricarica anche la batteria. Hanno anche una bella tenuta di strada secondo me, accelerazione non manca di sicuro, possiamo stare tranquilli anche nelle ripartenze in città. Qui abbiamo tutte le indicazioni della percentuale della batteria, quanto sta consumando e tutto. Si vede bene anche come visuale. Questo parabrezza dritto dà tanto senso di monovolume e dà il senso dello spazio e di avere tanta luce intorno a noi. Bene, io adesso andrei a fare le conclusioni e ringrazio ancora Ricci Group per avermi dato la possibilità di provare quest'auto e adesso andiamo a fare le conclusioni. Bene, eccoci qua, siamo tornati dal piccolo giretto di test. Logico che per parlare di tutta quest'auto e tutta la tecnologia che ha, signori, bisognerebbe stare qui un'oretta circa e magari anche provarla. Visto che oggi è la presentazione, vi voglio portare appunto come è fatta. Avete visto come è fatta, le varie versioni eccetera. Volevo farvi vedere un attimo gli spazi che ci sono dentro, che torno a ripetere sono veramente interessanti e soprattutto secondo me può essere un'auto per famiglia, perché lo spazio che ha quest'auto all'interno, la modularità, se dobbiamo trasportare qualcosa di lungo oppure abbiamo bisogno di più spazio, c'è, perché è un monovolume da quel punto di vista lì.
E vi ho portato in questo parcheggio qua perché qui ci sono già tutti, non so se vedete, guardate quante colonnine ci sono per la ricarica dell'auto elettrica, quindi anche i centri commerciali si stanno attrezzando per avere dei distributori di energia all'interno dei loro parcheggi. Voi andate a fare la spesa e tanto l'auto si ricarica, quindi anche da quel punto di vista là non ci sono più scuse. Viaggiare in elettrico è bello, provate, andate a provarlo, andate a fare un giro e vedere com'è viaggiare in elettrico. Non voglio, te lo ripeto, io non sono qui per vendere niente, ma è giusto perché prima di commentare o di parlare, di dire: signori, ho fatto una prova, sì, l'auto elettrica la trovo così o la trovo colà, ma non dire commenti senza magari aver fatto una prova. Bene, io ringrazio ancora Ricci Group che mi ha dato la possibilità di provare quest'auto, che sono rimasto veramente sbalordito soprattutto per lo spazio. Stavamo parlando anche io e mia moglie mentre facevamo il viaggio, bella, comoda ed è soprattutto spaziosa. Scusate se ve lo dico continuamente questa cosa dello spazio, ma quest'auto è qualcosa di innovativo per lo spazio. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, basta solamente premere il tasto iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao!